La domanda delle domande che fa così: perché ci sono donne che sui social scrivono content creator, modella, attrice, scrittrice, massaggiatrice, personal trainer, tutto quello che desiderate, ma non dicono in verità che fanno le escort. Quindi ci si chiede perché nascondersi dietro un dito quando poi le vedi che viaggiano, vengono invitate in yacht, ristoranti, è tanto chiaro insomma che vengono ospitate in cambio di servigi carnali e poi riceveranno un pagamento. Allora ve lo spiego io, perché come ben sapete, chi già mi conosce o chi è nuovo, io ho svolto per diversi anni la professione di escort, quindi essendo stata nel settore, fra l'altro su Amazon trovate i miei libri, basta che cercate Rebecca Diamante, posso dare la risposta. Qual è? Ci sono diversi motivi. Il vero professionista o la vera professionista, quindi il gigolò o escort al maschile, oppure l'accompagnatrice, la cortigiana, la escort al femminile, quelli proprio veri professionisti, come anche lo fui io, lo dichiarano apertamente che sono accompagnatrici. L'unica cosa sui social, ad esempio come può essere Instagram o YouTube, già forse su Twitter credo che si possa esplicitare, proprio scrivere escort, high class escort, high class courtesan, mentre su Instagram non si può perché ti bannano il profilo. Quindi questa è la prima risposta. Scrivi qualcosa di vicino, attinente, o comunque qualcosa che tu svolgi nella realtà. Magari sei un personaggio pubblico, perché certune vengono invitate in trasmissioni, diventano opinioniste, un'altra fa veramente il massaggiatore, un'altra ancora è istruttore di ballo, ma poi svolge il lavoro di escort, e quindi si può scrivere quello. Poi invece ci sono altre persone, altre donne, ragazze, li vedi nei social, nei loro profili che viaggiano, frequentano contesti di lusso. Perché non rivelarlo? Certune non lo rivelano proprio perché si nascondono per loro scelta, non vogliono fare sapere, non vogliono proprio esplicitare, nel senso che una persona può anche decidere da dire: a me non va di fare la escort in modo ufficiale, professionale, proprio mettermi l'annuncio oppure dire 420 o essere invitata in televisione, io sono escort, però se c'è l'occasione che magari sono in spiaggia, sono al ristorante, il benestante che vive di edonismo, di piaceri della vita, volesse incontrarmi, io sarei disponibile in cambio di denaro da pagarlo, perché non ho problemi a intraprendere rapporti sessuali senza che ci siano connessioni emotive o storie già precedenti. Per quello non lo dichiarano, perché non è che sono professionalmente escort, tipo il gigolo più famoso d'Italia. Lui è proprio dichiarato, quindi lo svolge proprio come lavoro, ma non è che tutti lo fanno come lavoro, è un qualcosa che capita. Poi c'è un'altra cosa, perché adesso io sto parlando della donna o di chi si vende, o può essere anche l'uomo. Passiamo al senso opposto, ovvero a chi richiede quel tipo di servizio. Ci sono figure tecnicamente a livello sociale di alto livello, ok? Quindi possono essere personaggi molto conosciuti, ovviamente sono uomini di mondo, quindi sanno benissimo come funziona la vita. Se vedono la ragazza di 20 anni, la donna di 30 anni o 40 anni o quello che vuoi e le offrono il viaggetto, lo sanno che la devono pagare, neanche a loro frega niente di instaurare storie e rapporti. Però cosa succede? Che loro non contatteranno mai una escort ufficiale, proprio per ragioni di privacy e di immagine. Proprio a livello pubblico andare con una che è una prostituta
o svalutando una puttana, perché alla fine, per quanto una professionista possa rapportarsi in modo serio, avere tutti i crismi per esercitare in modo veramente conveniente, etico, è una persona che rispetta le visite, si controlla, ha le sue tariffe, onesta, non ha scopi secondari, viene fornito un servizio e poi ciao. Viceversa l'amante può invece attaccarsi e cominciare a pretendere. A parte questo, come stavo dicendo, il personaggio noto non si rivolgerà mai a una puttana riconosciuta, professionista, ma si rivolgerà a qualcuna che a livello sociale passa come modella, come attrice. Tante cosa fanno? Si fanno scattare 4 foto, fanno 4 shooting, giusto per lasciare traccia che sono modelle, ma non sono modelle, è una copertura per immagine. Quindi sono tutti escamotage al quale, al destinatario finale, al cliente, che ovviamente non si mostra in modo esplicito cliente, vanno bene. Si sa che sono rapporti d'affari, quello non è un problema, però è proprio una questione di immagine, che davanti non si può dire che sia lei sia una prostituta, quindi qualcuno che offre servizi sessuali in cambio di denaro, e sia per il cantante, il calciatore, l'attore, il politico, quello che vuoi, dire che se ne va a prostitute. No, va con modelle. Un altro discorso invece, che io sono concreta e pratica, ecco, alle donne o alle ragazze che possono sentirsi lusingate di avere queste avventure, un messaggio importante che voglio mandare è questo, che riguarda la salute. Allora, avere un'avventura come escort, come donna che si fa pagare, sicuramente per la propria autostima, o anche proprio per il brio che questa situazione, questo contesto ti può dare, è elettrizzante, è bello, ok? Però questo è l'aspetto, diciamo, fantastico, frivolo. Viceversa, io non consiglio di approcciarsi in questo modo al sesso in generale. Non è per i soldi, ma è per una questione proprio biologica di malattie. Perché al virus, al batterio, al fungo o al parassita non gliene frega se tu vieni pagata o no. I rapporti sessuali, senza che ci sia una conoscenza della persona, sia per quanto riguarda l'individuo nelle sue abitudini, e sia per ciò che concerne esami medici alla mano, non c'è 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, quello che siano, sono soldi che non ci valgono, sono il niente davanti alla possibilità di contrarre malattie. Ci sono malattie come il bastardissimo papillomavirus. Di questa famiglia di papillomi ce n'è 200 ceppi. Se tu per disgrazia ti becchi il ceppo che scatena l'insorgere di tumori che possono essere alla laringe o nell'utero, là poi quei 2.000 euro non te ne fai niente. Oppure se il cantante, quello che sia, è promiscuo e può avere un'epatite B o una clamidia, una gonorrea, dici ma chi me l'ha fatto fare? È un qualcosa che non vale la tua salute. Per quello dico, quando si intrattengono rapporti sessuali bisogna essere certi al 1.000.000% con chi si decide di fondere, mischiare i propri liquidi biologici, le proprie mucose, perché basta un attimo per contrarre malattie e quindi non c'è poi soldo che tenga. Piuttosto io suggerisco un'altra modalità, ognuno di avere il proprio corpo privato. Se tu vuoi una donna per divertimento, siate entrambi espliciti nel dichiararvi, dire guarda, a me avere una relazione con te non è che mi interessa, io non voglio avere storie di affettività, legami eccetera, mi interessa così divertirmi. Ci sta proprio slegare il sesso dalle relazioni, da questi legami fittizi che altro non sono alla fine spinti da esigenze fisiche. Sostanzialmente stipulare un affare, un accordo, dire guarda, io per un appannaggio mensile ti sta bene se abbiamo solo rapporti chiusi, polarizzati, così che non ci siano altre intercessioni e rischi di malattie. Quello è il rapporto migliore. A me adesso mi dicessero Rebecca per 10.000 euro vieni con me, col cavolo, assolutamente no, proprio perché io non so
quella persona, quell'organismo che cavolo si porta addosso. Non voglio dare la mia salute per 4 soldi che vanno e vengono. Si parla di prevenzione, magari c'è anche la concezione mette il preservativo, sono a posto. No, non è così. Puoi metterti il preservativo, ma ripeto, il papilloma virus, quello te lo becchi lo stesso perché se ne sta sulle superfici anche adiacenti. Se ti vengono condilomi, escrescenze, è andata bene, però è una roulette russa. Se ti becchi ceppi che fanno venire, scatenano tumori, ti occupi delle malattie. Ognuno decide come utilizzare la propria vita e la propria salute. State attentissimi nella selezione del partner, fatevi esami, ma vuol dire relativamente, nel senso che posso anche dire alla persona di turno fatti l'esame, ma io non so 2 settimane prima, un mese prima, che cavolo ha fatto. Quindi bisogna proprio andare alla radice, conoscere proprio strabene bene la persona, poi fargli gli esami, ma così una serata alla cavolo, assolutamente no. La salute e il corpo sono non miliardi, proprio un patrimonio che è inestimabile. Non datelo in ballo al caso, andate invece di prevenzione, proprio fissatevela nella mente questa parola prevenzione, perché è meglio veramente prevenire che curare. Esporsi ancora a rischi lo trovo assurdo e anche stupido, no?